Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei radiocomandati. Oggi vorrei mostrarvi uno strumentino molto interessante, soprattutto per quelli di voi a cui piace personalizzare i propri modellini. L'oggetto in questione è un aerografo, ma non è un aerografo proprio convenzionale. Ci spostiamo subito sul mio tavolo, così ve lo faccio vedere. Ed eccoci qua. Allora, come vi dicevo qualche secondo fa, quello che vedremo oggi è un aerografo, ma un aerografo non convenzionale. Sapete che il grosso problema degli aerografi è pulirli, la manutenzione, perché ovviamente tutto quello che è il materiale che noi andiamo ad utilizzare passa dentro l'aerografo e può avere n problemi da questo punto di vista, perché ovviamente col tempo c'è usura, i materiali si rovinano e soprattutto c'è un grande spreco sia di colori che di thinner, tutti quelli che sono i prodotti per la pulizia, e da questo punto di vista quello che vi faccio vedere oggi va un po' a sopperire a tutto questo. Ho preso questo strumento in questo mega pacchettone tramite AliExpress, se vi interessa il link è qui sotto in descrizione, e lo strumento in questione è proprio lui, di una marca che probabilmente pronuncerò male, che è DSPIAE, scritto DSPIAE, dove praticamente l'oggetto che andremo a vedere è nello specifico questo aerografo che funziona tramite questi boccetti, ovvero non c'è un serbatoio come tutti i normali aerografi, ma si utilizzano dei boccetti che tramite una cannuccia di pescaggio e un ago va a effettivamente poi a spruzzare come qualsiasi altro aerografo. Vediamo cos'altro c'è dentro questo mega pacchettone. Ho preso quello più completo di tutti per farvi vedere insomma una cosa un po' più interessante. Allora abbiamo, ve lo faccio vedere, uno stand per il nostro aerografo, ce ne stanno n, perché nel momento in cui poi inizia ad essere interessante magari utilizzarne più di uno può essere molto comodo. Questo, che se non erro dovrebbe essere la parte di motorino, quindi di areale compressore, molto piccolo. Io ne ho uno ma è veramente molto ingombrante, del motivo per cui mi sono avvicinato anche a questo prodotto. Esatto, ve lo faccio vedere, è un compressorino veramente molto piccolo, eccolo qui, veramente molto piccolo, con la spina europea, quindi nessun tipo di problema da questo punto di vista. Questo non so che cosa sia, penso sia un ugello, ma poi lo vedremo. E a questo punto vediamo cos'altro rimane. Ovviamente l'aerografo in sé con tutti i suoi accessori, ed eccolo qua. Allora, questo aerografo mi ha colpito tanto perché a me piace molto utilizzare l'aerografo, ma sono pigro, sono veramente molto pigro, proprio perché tirarlo fuori, pulirlo ogni volta, sistemarlo per evitare che ovviamente si danneggi e si deteriori o comunque abbia altri problemi in termini di utilizzo è un attimo. Questo aerografo qui va un po' a sopperire tutto questo discorso, perché effettivamente il colore viene inserito qui dentro in questi boccetti e vedete già in questi boccetti sono già inserite delle punte, vengono applicate qui e poi queste punte vengono incastrate nell'aerografo. Ci sono una marea di ricambi perché il boccetto ovviamente non è usa e getta, si può riutilizzare tante volte. Che cosa si ricambia, che cosa serve tutte le volte a riutilizzare? Le punte, ok? Nel kit che ho io ce ne sono due, da 0,5 e da 0,3, quindi 0,5 per un diciamo per un tratto molto più ampio, 0,3 per uno un pochino più preciso. E vediamo adesso l'aerografo assieme. Allora, intanto rispetto ad altri aerografi è veramente molto particolare da questo punto di vista, perché anche solo la parte posteriore può essere smontata, se non ricordo male. Si possono utilizzare degli altri strumenti a compressorino a batteria attaccandolo qui sotto e si utilizza, devo dire che è molto leggero, veramente molto leggero. Adesso andiamo a vedere che cos'altro c'è nella scatola. Ci dovrebbe essere, eccolo qui, una sorta di impugnatura, credo, vediamo un po'. Questo dovrebbe essere, tra l'altro, cosa che non vi ho detto, c'è anche la possibilità di utilizzare questo aerografo con dei pennarelli. Forse l'avrete visto perché insomma sui social è passato spesso, soprattutto se siete appassionati di modellismo o comunque di sia statico che dinamico. Questo supporto permette di andare a utilizzare l'aerografo con un pennarello, quindi neanche con i boccetti ma direttamente con un pennarello. A questo punto direi che proviamo a montarlo. Io ho un po' di colori dedicati all'Exan, quindi principalmente per fare le carrozzerie delle RC e delle nostre Mini 4UD. Assemblo il tutto e vi faccio vedere come funziona.
Nel frattempo ho già montato il piccolo compressorino che vedete da tenere sulla scrivania, è veramente molto piccolo e ha semplicemente questa manopola per regolare ovviamente l'aria, e quello che andiamo a fare adesso poi è effettivamente andare a montare, così lo vediamo anche insieme, la morsa, quindi l'appoggio per il nostro aerografo, perché ovviamente non possiamo di certo appoggiarlo di punta. Ok, questi sono i supporti che sono utili per appoggiarlo. Abbiamo poi un morsetto che è questo qui, e direi che per ora lo appoggiamo, ve lo faccio vedere, ma è molto semplice, più che solido, tiene molto bene. E ora l'unico altro pezzo che presumo ci serva inserire è, ok, andiamo a avvitare il fermo. Questo qui poi è il supporto che si monta alla scrivania. Allora vi faccio vedere come si prepara una boccetta, ok? Allora, questa appunto è la boccetta, vi arriverà così con il suo tappo. Questa parte va svitata, quella più esterna, perché è quella dove va inserita effettivamente la punta che abbiamo scelto, quindi 0,2, devo abbassare leggermente, o 0,5. Vado a posizionarla, eccola qui, e poi sopra vado ad inserire effettivamente il fermo per la mia punta, ok? Nel momento in cui questa è pronta e diciamo l'ho anche riempita di colore, vado poi ad avvitare il tutto nella parte sottostante, e se vi faccio vedere, se riesco un po' più da vicino, ok, che andate a vedere, l'ago praticamente va davanti all'aria, ok? Credo ci sia bisogno di un po' di pratica effettivamente, perché è un nuovo modo di, di utilizzare l'aerografo effettivamente, quindi tutto il gioco sta nel fare questo movimento fin tanto che, ok, adesso forse lo vedete, sta spruzzando, ok? Quindi da questo punto di vista mi sembra molto funzionale, ok? Con l'aerografo normale si perde tanto altro tempo in altre cose. Probabilmente da un punto di vista qualitativo l'aerografo normale rimane su un altro piano di esistenza, però per cose molto rapide, comunque anche molto, come dire, anche con diversi colori in cui è necessario cambiare effettivamente il colore, e vi capisco, anch'io ho voglia di sbrigarmi, ci può essere molto utile da questo punto di vista, perché è sufficiente togliere un boccetto, anzi lo facciamo insieme, togliere un boccetto, metterci il tappo, ecco qua, e per esempio qui ne ho un altro, faremo la prova, spero di non sporcarmi, andiamo ad inserire anche questo, ok. Allora, sono riuscito a utilizzarla, anche se vi dicevo prima che stavo avendo qualche difficoltà, credo che dipenda anche dalla densità effettivamente che una vernice ha, vedete sta iniziando veramente a schioppettare effettivamente, quindi mi procuro del diluente e riproviamo. Allora, ci ho messo un pochino per regolare il tutto. Il mio consiglio è quello ovviamente di provare anche a diluire il colore, perché se è veramente troppo denso, io ho utilizzato queste boccette che sono di colore diciamo prettamente per il Lexan, sono veramente troppo dense, quindi sono andato a diluirle un po' con del diluente appunto, e il gioco è fatto. Volevo farvi vedere che il tratto è uniforme, non vedo delle strane particelle nelle spruzzate. Sto provando a fare questa carrozzeria con questo bel colore che tra l'altro è un viola perlato, forse vi ricorderà qualcosa che avete visto in passato sul canale di Radiocomandati. Nel momento in cui sarà terminata poi ve lo farò vedere. Mi è caduta una goccia, quella macchiolina che vedete è una goccia che mi è caduta mentre riempivo il boccetto, però ecco. Allora, sicuramente è un'interessante alternativa all'aerografo tradizionale, quello di Spiae. Il kit che ho preso secondo me è il più interessante, è il più completo, quello che comprende 50 punte da 0,5, 50 punte da 0,3, lo stand che vi ho fatto vedere all'inizio e ovviamente anche l'aerografo, perché altrimenti non saremmo qua. Trovate qui sotto il link in descrizione. Che dirvi, vi posterò nelle storie sui nostri social il risultato finale di questa carrozzeria nel momento in cui sarà terminata.
ci ho lavorato con la Liquid Mask di BT Design in modo tale da poter provare quantomeno a fare dei giochini con delle geometrie, e quindi se siete curiosi vi aspetto anche sugli altri nostri social. Ho effettivamente impiegato un pochino a configurare il tutto il gioco di configurazione che ho dovuto fare, scusate, la ripetizione, sta nel muovere, ok? Provo a farvelo vedere un po' più da vicino, esatto. Tutta la taratura, diciamo, che deve essere fatta per questo aerografo sta nella rotazione del boccetto nella parte interna che è ovviamente filettata. Se avete un boccetto che non è pieno, vi accorgete subito se va bene perché vedrete il vostro colore salire per la cannuccetta, quindi vuol dire che sta andando bene, leggermente ruotandolo. Poi l'altro consiglio che mi sento di darvi è quello di dare dei piccoli colpetti su un foglio di carta, in modo tale da rendervi conto effettivamente se sta verniciando. Allora, devo ammettere che non è mai stato così semplice da questo punto di vista e con poche situazioni di sporco, mettiamola così, perché effettivamente basta aprire il boccetto, avvitarlo, rendersi conto che si è arrivati al punto, un pezzo di carta e via. Quando hai finito lo sviti, rimetti il boccetto con il suo tappo e puoi passare a un altro colore o fermarti perché magari devi fare più mani, come me in questo caso qui. Sto facendo il cofano, per ora solo il cofano che sarà viola, e poi vedremo altre parti perché dovrò andare poi effettivamente a ritagliare la liquid mask per procedere. E da Seven è tutto anche per questo video, Dio piacendo, arrivederci alla prossima, ciao!